Signori, buongiorno. Oggi facciamo il pain suisse. È un dolce svizzero. Iniziamo con gli ingredienti. Farina 0, 200 grammi. 200 grammi di farina 00. Facciamo metà farina 0 e metà 00. 60 grammi di zucchero semolato, 8 grammi di sale, 20 grammi di lievito di birra fresco, 80 grammi di burro fuso che aggiungiamo all'impasto e 87 ml di latte intero. Possiamo iniziare con il procedimento. Come prima cosa mettiamo tutti questi ingredienti insieme dentro nel cestello della planetaria. Iniziamo con le farine. La farina 0 e la farina 00. Mi raccomando, 200 grammi una al 50%, 200 una, 200 l'altra. Poi cosa facciamo? Sbricioliamo il nostro lievito all'interno delle nostre farine. Andiamo ad aggiungere lo zucchero semolato, il latte, il sale lo mettiamo dopo perché, come ben sapete, il nostro lievito non va tanto d'accordo, e il burro, anche quello, lo mettiamo in fusione, dopodiché lo uniremo all'impasto. Nel mentre mettiamo i nostri ingredienti insieme come abbiamo fatto e li mettiamo a montare con la nostra planetaria con il gancio. E iniziamo a montare il nostro composto. Facendolo girare piano piano. Ora fermiamo la macchina. Andiamo ad unire il burro. E mettiamo anche il sale. Facciamo ripartire. Lo facciamo girare fino a quando non abbiamo un composto bello teso, bello amalgamato bene, diciamo incordato. Ora fermiamo la macchina. Beviamo il nostro composto. Lo impastiamo un attimino con le mani fino a renderlo un pochino più elastico. Lo impastiamo un pochettino fino a renderlo un pochino più elastico. Dopodiché mettiamo una pellicola, lo spianiamo un pochettino, mettiamo una pellicola e lo mettiamo a riposo in frigorifero per tutta la notte. Adesso lo stendiamo un attimino con un mattarello.
e lo mettiamo a riposo per tutta la notte in frigorifero. Ora invece realizziamo il burro, un quadrato di burro, facciamo 20x18, tagliamo il burro a pezzettini, lo mettiamo all'interno del nostro quadrato che abbiamo fatto disegnato su questa carta forno, poi ribalteremo la carta forno sull'altro foglio e creeremo praticamente un quadrato da 20x18. Lo andremo a spianare col mattarello, come potete vedere adesso. Per fare questo lavoro ci vogliono all'incirca 250 grammi di burro. L'ideale sarebbe avere un burro di quelli per laminazione, però se non si ha un burro da laminazione possiamo utilizzare un burro normale, mettendo un pezzo vicino all'altro e poi col mattarello lo spianiamo scaldandolo leggermente. Andremo a creare un quadrato. Quando il nostro burro è diventato una lastra omogenea, possiamo metterlo in frigorifero anche lui a riposare per tutta la notte. In questo modo avremo il burro, diciamo, perfettamente alto uguale su tutto il pezzo. Altrimenti bisogna prendere un burro da laminazione che è molto più sottile e più facile da stendere.
professionale, chiaramente se siamo in laboratorio non abbiamo bisogno di fare questo lavoro. Ok, abbiamo fatto il nostro quadrato, ora lo mettiamo a riposare per tutta la notte. Ora stendiamo l'impasto con un mattarello, un po' di farina sul nostro mattarello e iniziamo a stendere il nostro impasto fino a quando avremo la possibilità di inserire il nostro burro. Il nostro burro, come potete vedere, è già pronto. Prepariamo il nostro impasto per inserire il nostro burro. Lo allunghiamo ancora un pochino. Ora andremo a inserire il nostro burro. Chiudiamo bene il nostro impasto e iniziamo a stenderlo. Dobbiamo stenderlo ad una lunghezza di 60 cm. Adesso controlliamo la lunghezza del nostro impasto. Dobbiamo allungarlo almeno ancora di 6-7 cm.
Ok, ora iniziamo a fare una piega semplice e lo riporremo in frigorifero per mezz'ora. Mettiamo la nostra pellicola. In frigorifero per mezz'ora. Ora, cari amici, iniziamo la seconda fase di stesura della pasta. Partiamo e iniziamo a stendere la nostra pasta. La stendiamo intorno ai 60 cm come prima, dopodiché faremo una doppia piega. Ok, adesso raddrizziamo i nostri angoli, raddrizziamo bene. Ok, e facciamo una doppia piega. E voilà. Adesso la rimettiamo di nuovo in frigorifero per altri 30 minuti. Altri 30 minuti. Ora partiamo per il terzo passaggio. Allunghiamo leggermente la nostra sfoglia, lo allarghiamo anche un attimino. Ora cosa facciamo? Metà di questa la mettiamo in congelatore. Tagliamo metà di questa.
e la mettiamo in congelatore. Congelatore fino a che stendiamo questa, quindi possiamo lasciarla un 40 minuti di congelatore. Ora stendiamo questa. Le dimensioni dovranno essere 25 x 40. Mettiamo un pochino di farina sul tavolo, la lavoro e iniziamo. Dobbiamo allungarla un pochettino e anche allargarla un pochettino. Un pochino di farina, non tanta. E continuiamo a stenderla. La lunghezza buona, la larghezza ancora un pelino. Ok, ora cosa facciamo? Prendiamo una teglia, gli mettiamo della pellicola e la mettiamo a riposare una mezz'ora anche questa. Perfetto. Ora prendiamo una nostra teglia e la mettiamo dentro qua a riposare.
mezz'ora in frigorifero. Prossimo procedimento, quello di spennellare dell'acqua sul nostro impasto per far attaccare le nostre strisce che andremo ad applicare. Ora tagliamo delle strisce da 3-4 mm che andranno una vicino all'altra sopra l'impasto. Tutte le nostre strisce sono pronte, sono fissate al nostro impasto. Ora cosa facciamo? Prendiamo un mattarello, lo compattiamo, schiacciamo bene di modo che le nostre strisce aderiscano bene all'impasto che c'è sotto. Ora con un coltello andremo a rifilare tutto il nostro impasto. Dopodiché mettiamo una pellicola sopra il nostro impasto, lo giriamo sottosopra . Ora mettiamo le gocce di cioccolato dentro la nostra crema pasticcera che si è raffreddata e la meschiamo con una frusta. La pellicola la possiamo gettare.
mettiamo la nostra crema, la mettiamo sul nostro impasto. Prima cosa facciamo? Tagliamo il nostro impasto in maniera regolare. Mettiamo la nostra crema pasticcera al centro. E poi pieghiamo il nostro impasto verso il centro. Leviamo la nostra pellicola. Ora rimettiamo il nostro impasto in freezer per mezz'ora. Lo avvolgiamo bene con la pellicola. E lo ritiriamo in freezer. Ora iniziamo a tagliare il nostro impasto. Essendo lungo 30 cm lo divido 6 cm, usciranno 5 pezzi. In questo momento cosa dobbiamo fare? Per ora li lasciamo lievitare. Dopo che si sono lievitati ci metteremo su il 50% tra tuorlo e panna. Li mischiamo insieme, lo spennelliamo sopra e poi prepariamo il nostro forno a 160 gradi e andremo ad infornarli per 30 minuti a forno statico. Adesso lo dobbiamo lasciare lievitare per un paio di ore. Un paio di ore viene detto, diciamo, circa 2 ore. Ognuno di noi avrà una tempistica differente, nel senso ci sarà chi in 2 ore li ha già lievitato e chi in 2 ore non li ha ancora lievitato. Dipende dalla temperatura dell'impasto, dipende dal proprio forno. Diciamo che una media di 2 ore. Quando vedrete che i nostri pan swiss sono raddoppiati, sono belli diventati gonfi e belli morbidi, a questo punto sarà il momento di infornarli. Li leviamo dal forno spento con la luce accesa dopo la lievitazione, portiamo il forno in temperatura, li rimettiamo dentro
per 30 minuti a 160 gradi. Poi chiaramente anche la cottura è da valutare, nel senso che ogni forno ha la sua cottura, quindi calcoleremo un 30 minuti circa, poi ci sarà chi cuoce prima e chi cuoce magari con qualche minuto dopo. Comunque diciamo che per la maggior parte del calcolo l'orario è quello. Vi ringrazio per ora, adesso iniziamo a farli lievitare e ci rivediamo tra 2 ore. Eccoci, abbiamo messo in forno dopo le 2 ore di lievitazione i nostri pan suisse. Ora l'abbiamo impostato a 160 gradi per 30 minuti e vedremo la nostra realizzazione alla fine. Bene, li abbiamo estratti dal forno, sono cotti i nostri pan suisse. Ora cosa facciamo? Li lasciamo raffreddare o se volete possiamo metterci sopra un pochino di zucchero a velo, altrimenti li possiamo servire in questo modo ai nostri commensali. Vi ringrazio amici, se vi è piaciuto il video cliccate sopra la mia immagine per iscrivervi e supportare il nostro canale e mi raccomando accendete la campanella per le prossime ricette e cari amici, ciao!